Ciao a tutti, sono Maria di ProBike Shop. Abbiamo pensato che sarebbe bello farvi scoprire l'interno dei più grandi marche del mondo della bici. Ecco perché oggi siamo a Rossano Veneto in Italia con Vigliet Triestina. Dai, andiamo, vi mostro un po' tutto l'interno dell'impresa. Oggi siamo con Gregori, che è responsabile commerciale per la marca Vigliet Triestina. Gregori, ti lascio un po' presentarti, presentare la marca e dirci un po' il programma della giornata. Certo. Grazie. Ciao a tutti, intanto grazie per la visita, grazie a ProBike Shop per essere venuta fino in Italia a vedere l'azienda. Di sicuro la visita merita questa visita. Io sono Gregory, uno dei 6 area manager dell'azienda, seguo diversi mercati europei. Oggi vedremo tantissime cose, spero riusciremo a fare tutto. Sì. Vedremo il montaggio, vedremo la verniciatura, come va montata una bici, parleremo con gli ingegneri a capire come è sviluppata una bici, parleremo della storia. L'azienda è nata nel 1906, quindi ci sono tantissime cose da raccontare e finiremo con la piccola sorpresa nel showroom dove vedremo diversi modelli, tra cui l'ultimo presentato, quindi tante belle cose oggi. Ok, grazie, andiamo. Adesso siamo sul nostro laboratorio Innovation Lab, è il nome che abbiamo dato al nostro ufficio ricerca e sviluppo, dove abbiamo qui con noi Enrico, uno dei nostri ingegneri, quindi è lui che collabora con altri ingegneri allo sviluppo dei prodotti e di tutto quello che va dietro, quindi i materiali più che il tipo di soluzioni a livello tecnico, di movimento centrale, di integrazione dei cavi, di sviluppo pieghe e la parte design 3D. Quindi adesso Enrico ci può dire qualcosa in più su quello che fa e come le fasi principali dello sviluppo di un prodotto. Sì, effettivamente quando qui in Vigliet pensiamo a una nuova tipologia di prodotto, ci troviamo all'interno del team di sviluppo, pensiamo a quali sono le caratteristiche che vogliamo ricreare sulla nuova bici e cominciamo ad esprimere tutti i vari concetti che vogliamo andare a definire nel disegno 3D. Quindi riceviamo una prima bozza di progetto 3D, la andiamo ad esaminare, la andiamo a vagliare e una volta che il progetto è definitivo ed è concluso, procediamo dapprima a una stampa 3D del campione e poi, una volta convalidata, riceviamo anche un campione in carbonio che poi andiamo a testare per verificarne la bontà sia costruttiva che tecnica. Una volta che anche il campione è stato validato ed è stato controllato in tutte le varie dimensioni, poi procediamo alla messa in produzione del telaio e di tutti i vari componenti. Per esempio qui vedete il disegno 3D della filante hybrid e questo disegno 3D è stato poi trasportato nel primo campione prodotto dalla nostra sede produttiva, quindi telaio, forcella e il manubrio integrato, che poi qui in azienda andremo ad assemblare con tutta la componentistica che arriva dai nostri fornitori. Ogni nuovo prodotto va ovviamente testato, abbiamo visto prima come sono disegnati, come sono sviluppati. Quando abbiamo i primi prototipi vanno provati per strada per capire se abbiamo fatto un buon lavoro o se ci sono cose da ritoccare, chiaramente. Abbiamo diversi tester, alcuni professionisti della squadra Astana, abbiamo anche dei dilettanti e abbiamo anche delle persone da chi ci fidiamo che hanno veramente un buon feeling delle bici. Luca fa parte di questa categoria, fa anche gare in mountain bike, quindi ha veramente un feeling molto preciso delle bici ed è lui che questa nuova bici la sta provando proprio in questo momento. Adesso vi spiegherà meglio quando va a provare una bici cosa verifica, cosa cerca di capire e di risentire. Ciao, io sono Luca, sono meccanico montatore di Vigliet Triestina e ogni volta che testo un nuovo mezzo faccio sostanzialmente quello che si chiama collaudo, ossia io verifico che tutto il primo montaggio sia corretto, che i componenti siano perfettamente compatibili e siano coerenti con il progetto che noi abbiamo voluto concepire. E dopodiché verifico questo e sono in grado di capire se il telaio
corrisponde alle caratteristiche che ci eravamo prefissati in fase di progetto di riuscire ad ottenere, sostanzialmente questo. E questo è il primo test, e poi è un test iniziale su cui faccio varie prove di sforzo, dopodiché riesco a fare un test sulla durata un po' e sulla prestazione del mezzo, e qui andremo a prendere in considerazione altri parametri. Adesso siamo in una delle due verniciature con le quali lavoriamo. Questa siamo a 10 km dalla sede Wilier Triestina, quindi siamo veramente vicini, ed è il nostro verniciatore principale. Adesso vedremo un esempio di verniciatura su un colore molto delicato che noi chiamiamo sparkling glass, è tipo un effetto cromato. Il telaio che vedete qui ha già ricevuto tutti i primi trattamenti molto lunghi, anche se non sembra, veramente un lavoro molto delicato e molto complesso, dove ci vuole una mano d'artigiano con esperienza per arrivare a questi livelli. Qui siamo sulla parte di posa del decalco. Come vedete sono tutte marche ad acqua e l'operatore o l'operatrice in questo caso, come vedete, tutto manuale, nel senso non c'è una guida, è lei con l'occhio che va a posizionare le decalco. Ovviamente ci vuole tanta manualità, tanta esperienza e tanta pazienza. Adesso siamo alla fase di finitura dei telai, quindi Riccardo vi farà vedere come si fa a mettere il trasparente con 2 mani e dopo il telaio torna in forno. Lavoro di nuovo manuale, ci vuole di nuovo tanta abilità, tanta esperienza. Ecco, adesso Riccardo va in cabina e vi fa vedere il lavoro. Qui siamo sempre in produzione, riceviamo qua i telai dalla verniciatura per il controllo qualità. Dopodiché, se una vendita di telaio va fatto l'imballo del telaio, se una bici completa parte in catena di montaggio, dove andremo dopo. Ok. Eccoci in produzione sulla catena di montaggio dell'azienda. Come vedete è la catena originale che c'è dall'inizio, da quando Wilier è partita in questo stabilimento. Abbiamo 10 persone che lavorano su questa catena. Tutte le bici Wilier, questo è molto importante, tutte le bici Wilier vengono montate qui. Okay. E questo ci assicura una qualità di montaggio, una finitura perfetta. Come vedete, come vedrete dopo, ogni bici va montata veramente dalla A alla Z, il cambio viene regolato perfettamente, il nastro viene montato, per cui la bici arriva in negozio già pronta, basta mettere i pedali, raddirizzare il manubrio e il cliente può partire con la bicicletta. Okay. Questo è veramente un plus del nostro marchio. Poi tutte le persone che lavorano qui, la maggioranza delle persone che lavorano su questa catena sono persone che sono qui da tanti anni, per cui c'è veramente anche, sono tutti affezionati al marchio, quasi tutti ciclisti, e questo è veramente qualcosa di molto bello da raccontare. Adesso siamo sull'ufficio dei colleghi del marketing, comunicazione e marketing, a rassegna stampa. In precedenza questo era il nostro showroom. Okay. Infatti lo vedi, ecco, dalle bici che sono rimaste qua, sono rimaste per il momento solo bici storiche di campioni, sono le bici originali, vediamo bici di Scarponi, ci sono delle bici di Marco Pantani, quindi delle biciclette molto importanti che hanno avuto vittorie di rilievo. Adesso il showroom è dall'altra parte dell'azienda, dove abbiamo gli uffici nuovi e i colleghi del marketing sono venuti qua. Cosa importante da dire è che tanti dipendenti dell'azienda, siamo adesso oltre i 60, tanti vivono veramente vicino all'azienda, quindi c'è veramente un attaccamento al marchio Wilier e a quello che rappresenta qui da noi. Stamattina, quando abbiamo iniziato, parlavo di una sorpresa oggi e eccoci qua. Siamo dentro il museo showroom dell'azienda, creato nel 2017, anche questo, quando siamo arrivati sui nuovi uffici, e quindi vedremo una parte
sulla storia e poi una parte moderna con le bici della collezione. Ok. Parte storia, direi di iniziare con una bici storica di Marco Pantani, che vediamo qua. Questa bici è stata realmente usata da lui. Davvero? Sì. E con questa bici ha ancora tuttora il record della salita dell'Alpe d'Huez, fatto nel 97 in 36 minuti e 40. Ancora oggi, dopo 25 anni, questo record è ancora vivo. Per cui veramente è una bici alla quale siamo molto attaccati, anche se ha ovviamente qualche colpetto, qualche pigna, perché è stata usata veramente un'opera d'arte per noi. Sì. Qui invece andiamo indietro di molto. L'azienda Villiers è nata nel 1906 a Bassano del Grappa, quindi a qualche chilometro, una decina di chilometri da qua. Creata dal signore Pietro Dal Molin. Alla base si chiamava Villiers, non si chiamava Villiers Triestina. Ok. Villiers era un marchio di bici inglese comprato dal signor Dal Molin e ha cominciato a produrre biciclette. Poi purtroppo in quel momento là, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, quindi tanti problemi, tante pause per l'azienda, come tutte le aziende nei momenti di guerra. Dopo la seconda guerra mondiale, primo Giro d'Italia nel 1946 e in questo momento la città di Trieste era zona franca, quindi era combattuta tra la Jugoslavia e l'Italia. L'Italia voleva recuperare Trieste e il figlio di Pietro Dal Molin, creatore di Villiers, che si chiamava Mario, ha deciso di dare il nome Villiers Triestina alla squadra sportiva che doveva partecipare al Giro, in segno di sostegno alla città di Trieste. Dopo questo l'azienda, anche lei, ha preso il nome Triestina e è diventata Villiers Triestina, tuttora il nome dell'azienda. Infatti abbiamo tanti clienti, tante persone che ci chiedono ma Villiers non suona italiano, e cerchiamo sempre di spiegare che si pronuncia Villiers Triestina. Infatti nel showroom abbiamo realizzato questa scritta per spiegare alle persone come si pronuncia, perché tante persone lo dicono all'inglese, alla francese, il nome vero è Villiers Triestina. Qui arriviamo alla parte moderna. Quindi abbiamo la parte e-bikes su questo segmento del showroom, dopo andremo sugli altri segmenti, quindi tutte e-bikes che sia mountain bike, gravel e e-road, quindi con diversi modelli. Troviamo in fondo la 110 Hybrid, che era il nostro top di gamma fino a poco tempo fa, adesso sostituita dalla Filante Hybrid, che vedremo in fondo al showroom. Piccolo angolo dedicato all'infinitamente, infinitamente che vedi qua, vedi la descrizione, infinitamente il nome del nostro sito di personalizzazione dei colori. Praticamente un consumatore per i modelli alta gamma, Filante o 0 SLR, può scegliere con sovrapprezzo il colore della sua bici, del suo telaio. Ha migliaia di scelte, nel senso migliaia di combinazioni, perché vedi che ci sono tantissimi colori disponibili, ci sono dei colori glitter, dei colori classici, dei colori cromati, opaco, lucido, quindi veramente si possono fare tante cose. Questo è solamente un esempio di quello che si riesce a fare. E qui arriviamo sulla parte mountain bike e gravel, quindi abbiamo qualche bici gravel e le mountain bike. Villiers è conosciuta per le sue bici da corsa, questo è il nostro DNA, ce l'abbiamo nel sangue, però anche il mountain bike è molto importante per noi. Cerchiamo di sviluppare prodotti sempre al top, e questa vittoria che vedi qua su questa fotografia ne dà la prova che i nostri prodotti sono buoni. Questo è la Cape Epic un mese e mezzo fa, una vittoria sulla penultima tappa nella gara Elite, quindi capisci da lì che i nostri prodotti sono dedicati anche a chi vuole veramente spingere con la mountain bike. Gravel, come vedi questa è la nostra bici Iena, quindi la nostra bici diciamo mid level su questa tipologia di prodotti. Anche lì un segmento gravel è nato qualche anno fa, arriva dagli Stati Uniti, tutti pensavano che sarebbe stata una moda, che sarebbe durata poco, invece è in espansione continua. Vendiamo sempre di più, abbiamo sempre più richieste, gli utenti sono sempre più preparati, conoscono sempre meglio i prodotti, sempre più tecnici, e anche tante persone che fino a poco usavano solo la bici da corsa adesso vanno sul gravel, quindi un segmento che sarà destinato a crescere anche in futuro per noi. Qui un modello molto particolare, un'edizione limitata. Questo prodotto è stato presentato l'anno scorso a ottobre, è un'edizione limitata di 200 pezzi numerati, come puoi vedere sul telaio, e praticamente è stato fatto in concomitanza col lancio del nuovo Shimano Dura-Ace. È un progetto unico, vedi la scritta sopra, unico praticamente sono i nostri progetti di colore speciale e molto spesso anche limitati come quantitativo, in modo da dare più esclusiva. È stato creato da un artista giapponese, visto che si trattava di Shimano, e come vedi un colore molto particolare, molto
pasticciato, se posso dire, però è piaciuto tantissimo. Sì. Infatti no, Bellissimo. 200 pezzi potevamo venderne penso 5 volte tanto, però vogliamo mantenere l'esclusiva, quindi ci siamo limitati a questo numero. Sì. E qui sull'ultimo rettilineo, se possiamo dire, tutte le bici da corsa e gravel, qualcosa top di gamma. Ok. Troviamo la Zero SLR, troviamo la Filante SLR, Sì. bici usate anche dal team Astana, vedremo anche il colore del team Ok. più avanti. Un colore ramato, questo molto, molto bello, piace tanto ai clienti e ricorda appunto il colore storico dell'azienda, questo famoso colore ramato che piace tanto. Ok. E che è simbolo di Villiers. Sì. Uno se vede una bici ramata è Villiers. Arriviamo alla bici colore Astana, quindi questa è la Zero SLR. I corridori usano sia la Zero SLR che la Filante SLR. A seconda delle gare, a seconda dei percorsi, a seconda della tipologia del corridore, Sì. decide quale bici è più adatta alle sue esigenze o alla gara che deve fare. Colore cromato, quindi molto bello, molto ipatante. Team Astana, quindi livello Pro Tour, abbiamo avuto belle vittorie con la squadra, un impegno molto importante per l'azienda perché ovviamente essere in Pro Tour ti fa vedere i prodotti e ti crea più richiesta da parte del mercato, è qualcosa di molto importante. E tra l'altro tutte queste bici che usa il team Astana sono montate anche queste in produzione dove eravamo prima. Ok. Ed eccoci sulle ultime due bici, ne parlavo all'inizio, questa è la sono le Filante Hybrid, nuovo modello top di gamma per la parte e-road, quindi con un nuovo motore male, nuovo telaio, tutto integrato, quindi bici molto belle e speriamo molto importanti per noi in futuro. Marie, ti ringrazio per la visita, grazie a Pro Bike Shop di essere venuta fin qui a Rossano Veneto a trovarci. Era un piacere. E alla prossima. Sì, grazie mille per l'accoglienza, per questa visita che era bellissima, era tutto molto interessante, quindi speriamo che ci ritroveremo su altri eventi. Certo. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, ringrazio ancora il team di Villiers Triestina e non esitare ad abbonarvi sul canale YouTube e ad attivare il campanellino se volete rimanere al corrente di tutte le novità. Grazie ancora, grazie a tutti e a presto su Pro Bike Shop TV.